Il baccalà fritto. Mi occorre 1 chilo di baccalà dissalato, 200 ml di acqua, 200 ml di birra, pepe in polvere rosso, sale quanto basta, 100 g di semola di grano duro e 100 g di farina 00. Iniziamo la preparazione. Per prima cosa prepariamo la pastella. In una bowl metto le farine precedentemente setacciate. Mischio e inizio a mettere la birra. La birra e l'acqua devono essere ghiacciate. E metto anche 200 ml di acqua. A questo punto metti il sale quanto basta. La pastella è pronta. Ora andiamo a friggere. Quando l'olio è caldo, passo in pastella il baccalà. Lo immergo nell'olio. Ora odoriamo bene. Una volta dorati, togliamo e mettiamo in carta assorbente. Una volta fritto, prima di impiattare, metti il pepe. Ed eccolo pronto da gustare. Pasta calamarata con merluzzo. Mi occorre 400 g di pasta, 400 g di merluzzo, sale, olio e pepe quanto basta, 300 g di pomodorini, basilico, prezzemolo e origano quanto basta, 2 spicchi d'aglio e peperoncino, 10 olive verdi snocciolate e fatte a pezzetti, 30 g di pinoli, 50 ml di vino bianco. Inizio la preparazione e faccio a pezzetti merluzzo e pomodorini. In padella metto l'aglio, l'olio, nel merluzzo tagliato aggiungo il vino. Ora vado a soffriggere l'aglio sul fuoco e prepariamo il sughetto. Quando soffrigge l'aglio aggiungo i pomodorini. Metto un po' di sale, basilico e origano.
Elimino l'aglio. A questo punto metto il merluzzo. Mescolo. Metto un bicchiere d'acqua. Copro e faccio cuocere per 10 minuti. Ora tosto i pinoli. Dopo 10 minuti metto le olive, il pepe, mescolo, ora spengo e cuocio la pasta. Quando bolle l'acqua caliamo la pasta, mettiamo il sale, facciamo cuocere la pasta per 3 minuti e poi risottiamo nel sugo. Scoliamo e mettiamo in padella. Mescoliamo e risottiamo bene. Metto il prezzemolo. Una volta messa nel piatto, metti i pinoli tostati. Eccola pronta da gustare. Dei gamberoni gratinati. Mi occorre mezzo chilo di gamberoni già puliti, 100 g di mollica di pane, origano, prezzemolo e basilico quanto basta, uno spicchio d'aglio, olio quanto basta, sale quanto basta e mezzo bicchiere di vino bianco e la buccia di un limone grattugiata, 150 g di patate. Inizio la preparazione. Metto il vino nei gamberi. Precedentemente ho pulito i gamberi ed ho tolto la testa e il budello. Mescolo. E li metto da parte. Ora frullo il pane. Al pane aggiungo il prezzemolo, il basilico e l'aglio e metto l'olio. Ora frullo. Preparato il trito, lo verso in un contenitore. Aggiungo un po' di origano, grattugio la buccia del limone. Precedentemente ho tagliato le patate alla julienne e le ho lasciate nell'acqua per fargli perdere l'amido. Le strizzo. E le aggiungo al trito. Metti il sale nelle patate e mischio. Aggiungo un altro poco di olio. A questo punto preparo la pirofila e metto un po' d'olio. Faccio la base di patate.
A questo punto sopra metti i gamberi. Messi i gamberi, metto un po' di sale e copro con le patate. Vado ad infornare in forno caldo e statico a 180 per 20 minuti. Una volta sfornati, eccoli pronti. Eccoli pronti da gustare. Un torrone morbido con cioccolato bianco e nocciole. Mi occorre 150 g di nocciole tostate, 300 g di cioccolato bianco, 180 g di latte condensato, poi uno stampo di 14 x 28. Iniziamo la preparazione. Per prima cosa faccio riscaldare il latte condensato per sciogliere la cioccolata. Mescoliamo continuamente. Quando il latte è bello caldo, aggiungiamo la cioccolata e facciamo sciogliere. La fiamma deve essere sempre bassa. Quando si ottiene una bella crema, aggiungiamo le nocciole. Mescoliamo. Lo facciamo raffreddare per 3-4 minuti in una ciotola prima di metterlo nello stampo. Dopo 3-4 minuti lo verso nello stampo. Precedentemente ho messo la carta da forno. Livelliamo bene. Livellato bene, lo lascio raffreddare in frigo per 3-4 ore. Dopo 3 ore di frigo lo togliamo dalla forma, togliamo la carta forno, lo mettiamo su un tagliere e lo tagliamo. Una volta tagliato è pronto da gustare. Guardate quanto è bello, facile, veloce e buonissimo. Grazie della visione e alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.